4 giugno del 2004. Un uomo è barricato dentro una fortezza d'acciaio che ha costruito con le sue mani e sta, metodicamente, demolendo un pezzo di città. Sirene ovunque, colpi di arma da fuoco che tintinnano sull'acciaio, ma quella macchina non sente, non cede, non si ferma. Non era un terrorista, era un saldatore, un uomo tranquillo che era stato spinto troppo oltre. Un uomo che aveva seguito le regole per tutta la vita, fino a quando non ha deciso di riscriverle usando 60 tonnellate di rabbia e acciaio. Questa è la storia di come un cittadino qualunque si sia costruito un carro armato per scatenare una terrificante vendetta. Questa è la storia di Marvin Himeyer e del suo Killdozer. Marvin John Himeyer. Nato nel 1951, nulla nella sua vita lasciava presagire quello che stava per accadere. Dopo un periodo nell'Air Force, si trasferisce in Colorado, in cerca di un posto tranquillo dove mettere radici. Lo trova nella piccola cittadina di Granby, un posto incastonato tra le montagne. Marvin, nel 1992, compra un pezzo di terra a un'asta e apre la sua officina, la Mountain View Muffler. Gli amici lo descrivevano come un gran lavoratore e un saldatore di talento eccezionale. Era il classico vicino di casa a cui chiedere una mano. La sua vita a Granby era semplice e felice, un'attività che andava bene, degli amici e la pace delle sue montagne. Ma quella pace, a Granby, stava per finire. I problemi iniziano quasi in sordina, con delle dispute sulla zonizzazione del suo terreno. La goccia che fa traboccare il vaso è il progetto di un enorme cementificio proprio accanto alla sua officina. A guidare il progetto c'è la famiglia Dokef, una delle più influenti della zona. Per una strana coincidenza, la stessa famiglia che Marvin aveva battuto all'asta per comprare quel terreno anni prima. Marv capisce subito che quel cementificio sarà la sua rovina. Non solo gli bloccherà l'unica via d'accesso per i clienti, ma la polvere e il rumore renderanno impossibile lavorare. E c'è un problema ancora più immediato: l'allacciamento alla rete fognaria. Per collegare la sua officina deve passare per una striscia di terra di proprietà dei Dokef e loro, semplicemente, si rifiutano. Marvin, però, non è uno che si arrende. Fa quello che farebbe ogni cittadino, si affida alla legge, raccoglie firme, presenta petizioni, partecipa a infinite e snervanti riunioni del Consiglio Comunale per spiegare le sue ragioni. Sostiene che quell'impianto non danneggerà solo lui, ma l'intera comunità. All'inizio qualcuno gli dà ragione, ma uno dopo l'altro tutti i suoi sostenitori si tirano indietro, schiacciati dalla pressione del municipio e degli interessi economici. Il consiglio comunale, che Marvin vede ormai come un burattino nelle mani della famiglia Dokef, respinge ogni sua richiesta. Si sente tradito dalle istituzioni che dovrebbero proteggerlo e persino dalla stampa locale, che lo dipinge come un piantagrane. Nel 2001 il piano per il cementificio viene approvato. Per Marvin è il colpo di grazia. Fa appello, cita in giudizio la città, ma perde di nuovo. La sua attività è finita. Il suo sogno è in frantumi. Si sente messo all'angolo da un sistema corrotto che protegge i potenti e schiaccia i piccoli. In questo periodo inizia a registrare i suoi pensieri su delle audiocassette. In una di queste dice una frase che, riascoltata oggi, suona come un terribile presagio. Sono sempre stato disposto a essere ragionevole, finché non mi hanno costretto a essere irragionevole. A volte gli uomini ragionevoli devono fare cose irragionevoli. La sua versione di irragionevole stava per prendere una forma spaventosa. Persa ogni speranza nella giustizia degli uomini, Marvin decise di crearne una tutta sua. Sentendosi tradito da tutti, Marvin prende una decisione che cambierà Granby per sempre. Vende la sua proprietà, ma chiede di poter usare il garage per un altro anno e mezzo. Lì dentro, la sua frustrazione si trasforma in un progetto di vendetta meticoloso e terrificante. Compra all'asta un bulldozer Komatsu D355A, una bestia da quasi 50 tonnellate. Poi, nel segreto più assoluto, inizia la trasformazione. Per 18 mesi, Marvin lavora senza sosta, riversando tutta la sua rabbia e la sua abilità di saldatore in quella macchina. Non sta solo modificando un bulldozer,
sta costruendo il suo carro armato personale. La corazza, da sola, era un capolavoro di ingegneria paranoica. Marvin crea un guscio composito, saldando spesse lastre d'acciaio su uno strato di cemento e poi un'altra lastra d'acciaio all'interno. Un sandwich di acciaio e cemento che ricopre la cabina, il motore, persino i cingoli. È progettato per resistere a tutto, dai proiettili alle piccole cariche esplosive. E funzionerà alla perfezione. Durante l'assalto, i più di 200 colpi sparati dalla polizia lasceranno solo qualche graffio. L'interno è una cabina di pilotaggio per l'Apocalisse. Sapendo che una volta entrato non sarebbe più potuto uscire, Marvin installa l'aria condizionata. Non ci sono finestre. Per orientarsi, monta diverse videocamere all'esterno, protette da gusci di plastica antiproiettile, collegate a 2 monitor sul cruscotto. E per pulire le lenti dalla polvere, inventa un sistema ad aria compressa. Ma la macchina non è solo difensiva, è armata. Dalle feritoie che ha ricavato nella corazza, può sparare con 3 fucili, un fucile calibro 50, un 308 e un calibro 22. Mentre il mostro prende forma, anche la mente di Marvin si trasforma. Le sue registrazioni audio, scoperte in seguito, sono un viaggio spaventoso nella sua psiche. Nella sua testa, Marvin non è un criminale, è un giustiziere, uno strumento di Dio. Si convince che Dio stesso lo abbia scelto per questa missione di pulizia. È stato Dio a farmi costruire questa macchina, dice in un nastro. Si prepara con cura anche alla sua fine, lasciando i suoi averi a parenti e amici. Il 4 giugno del 2004 è tutto pronto. Registra un'ultima cassetta, un manifesto in cui elenca i suoi nemici e le loro colpe. Poi prende una saldatrice e si sigilla dall'interno. Non si può più tornare indietro. Non c'è una via d'uscita. Il giorno del giudizio di Marvin è arrivato. Sono da poco passate le 14 di venerdì 4 giugno 2004, quando le pareti del capannone di Marvin vengono giù con un boato. Il Killdozer vede la luce del sole per la prima volta. La sua prima destinazione è simbolica, il cementificio, l'origine di tutto. Si schianta contro gli edifici con una furia inarrestabile, riducendoli a un ammasso di macerie. Da lì, Marvin inizia il suo tour di distruzione. Non è un percorso casuale. Ogni edificio sulla sua lista appartiene a qualcuno che, secondo lui, lo ha tradito. La sua vendetta è precisa. Il bersaglio successivo è il municipio di Granby, che ospita anche la biblioteca. Fortunatamente, un allarme automatico ha avvertito i residenti di evacuare. Un gruppo di bambini che era nella biblioteca viene messo in salvo pochi istanti prima che il bulldozer sfondi i muri. Ed è un punto fondamentale di questa storia. Per quanto incredibile, Marvin puntava agli edifici, non alle persone. La polizia arriva, ma si trova di fronte a un incubo. Un agente riesce a salire in cima al mostro in movimento, cercando un punto debole, ma non trova nulla. È un guscio impenetrabile. Gli agenti sparano, ma le pallottole rimbalzano via. Non possono fare altro che assistere impotenti alla demolizione della loro città. Dopo il municipio, tocca al giornale locale, che Marvin accusava di averlo diffamato. Poi la casa dell'ex sindaco e la banca. Ogni muro che crolla è un punto sulla sua lista che viene spuntato. Con il suo fucile, calibro 50, spara ai trasformatori elettrici e ai serbatoi di propano, cercando di aumentare il caos. La situazione è così fuori controllo che il governatore del Colorado, Bill Owens, arriva a considerare un'opzione estrema: autorizzare la Guardia Nazionale a usare un elicottero con missili anticarro per fermarlo. Per 2 ore e 7 minuti, il Killdozer è il padrone di Granby. Si muove lento e inesorabile, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. 13 edifici distrutti, per un danno stimato di oltre 7 milioni di dollari. Ma la sua corsa non viene fermata né dalla polizia né dall'esercito. L'ultimo obiettivo sulla lista è un negozio di ferramenta. Mentre cerca di sfondare le fondamenta, il bulldozer si sbilancia. Un cingolo sprofonda nel seminterrato, la macchina si inclina e rimane incastrata. Il motore continua a rombare, ma il mostro è immobilizzato. Le squadre SWAT circondano il veicolo,
Poi, dall'interno della cabina, sentono un unico, sordo rumore, un colpo di pistola. Marvin, senza più via d'uscita e con la sua missione compiuta, si è tolto la vita. Ci vogliono ore per tagliare la corazza con una fiamma ossidrica. All'interno trovano il corpo di Marvin, l'architetto e l'unica vittima della sua stessa furia. Ha causato danni per milioni di dollari, ha terrorizzato un'intera comunità, eppure, miracolosamente, non ha ucciso nessuno. E qui la storia di Marvin si complica, sfuggendo a ogni facile etichetta. Da un lato, c'è un uomo che ha risposto a una disputa burocratica con un atto di terrorismo, distruggendo le proprietà altrui e mettendo a rischio delle vite. Dall'altro, c'è la storia di un uomo comune che si è sentito schiacciato da un sistema ingiusto e ha deciso di reagire nell'unico, terribile modo che pensava gli fosse rimasto. La sua storia è diventata quasi una leggenda, il simbolo della lotta di un uomo solo contro il sistema. E questo ci porta alla domanda finale, che divide ancora oggi. Marvin è stato un eroe popolare spinto al limite, che ha combattuto la tirannia, o un terrorista che ha scatenato il caos per una vendetta personale? La risposta non è semplice, forse non c'è una risposta giusta. Ma siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi. Scrivetelo nei commenti qui sotto, eroe o folle. E se vi appassionano le storie come questa, che esplorano i lati più complessi della natura umana, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. Grazie per averci seguito. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore.